Stop, maledizione, quante volte ho detto che non voglio nessuno fra le palle, eh? Ho bisogno di un caffè, 5 minuti. Certe volte non la sopporto proprio. Così goffa, si crede di essere invisibile. Magari lo fosse, così non perderemo tempo. Ma poi scusa, ma cacciala via. Lo sai quanti assistenti bravi puoi trovare? Non posso, è con me da quando ho iniziato. Comunque guarda, ho intenzione di parlarle e di dirle che così non va. Oggi bisogna finire assolutamente, che domani devono uscire le locandine del concerto. Chiamami il fotografo, che non ho tempo da perdere. Dai, veloce! Allora Gemma, immagino che questa non sia la tua prima esperienza radiofonica. No, per fortuna. La prima volta è stato un vero disastro. Ma dai, non esagerare, immagino insomma che non sia andata poi così male, sento già dalla voce che hai bella impostata, che tutto andrà bene, quindi tranquilla, rilassati, immagina di essere al tavolo di un bar, due amici che si incontrano e che parlano di musica, della tua musica e della tua vita, ok? Sai già come si svolgerà l'intervista? Ne avete parlato con la mia assistente? Comunque te lo ricordo, sono 20 minuti di intervista, all'interno ci sarà un blocco pubblicitario e parleremo della tua vita e fra 10 secondi vi fanno segno che partiamo. Amici di Radio Loggiata, buon pomeriggio. Oggi ai nostri microfoni un ospite d'eccezione, una grande cantautrice, è diventata una star grazie alla sua voce e ai suoi meravigliosi brani. Gemma! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Salvatore e grazie per avermi ospitata e soprattutto buon pomeriggio a tutti i fans che ci stanno ascoltando. Allora Gemma, iniziamo subito con una domanda che tocca quello che so essere un tasto dolente per te. Parliamo dei tuoi esordi, del tuo primo brano rimasto in classifica, se ricordo bene, per ben 6 settimane e che ti ha aperto anche le porte del successo. Come si può capire anche dal testo, tutto ruota intorno ad un evento traumatico della tua vita. Ti va di parlarne? Certo. Il brano è stato scritto qualche tempo dopo la morte di mia madre. No, non è un problema parlarne perché ogni volta che la penso lo faccio con affetto e non con tristezza. Certo, ho sofferto molto quando lei se n'è andata, però sono sicura che questo mi abbia aiutato a crescere e mi abbia aiutato a diventare quella che sono. In qualche modo il mio successo lo devo anche un po' a lei. Sono sicura che in qualche modo, da qualche parte, lassù, lei mi protegge ancora. Già dalle tue canzoni si capiva quanto fossi forte, ma sentirti ora parlare ai microfoni rende ancora di più l'idea. Hai affrontato una situazione difficile, lo hai fatto con grande maturità. Sono sicuro che tua madre sarebbe davvero orgogliosa di te. Ti ringrazio molto, Salvatore. Lo penso anch'io. Veniamo ora ad un argomento più leggero, parliamo magari dei tuoi progetti futuri, i nuovi tour, i tuoi fans stanno aspettando notizie su di te. Amici all'ascolto, siamo quasi alla fine del nostro incontro di oggi. Gemma, come al solito, termino le mie interviste con un po' di gossip per la gioia dei tuoi fans. Sappiamo che sei stata fidanzata per molto tempo con un ragazzo conosciuto alle scuole superiori. C'è ancora lui nella tua vita oppure hai lasciato il posto a qualcun altro? Sì, sono ancora fidanzata. Sto con lui da tanto tempo. Ci siamo messi insieme in seconda superiore. Prima che iniziassi la mia carriera da cantante, che lui ovviamente ha sempre sostenuto. Certo, siamo ancora giovani, quindi non so cosa il futuro ha in serbo per noi. Però sai come si dice, no? Se sono rose, fioriranno. Certamente, Gemma, ti ringrazio per essere stata con noi a Radio Loggiata. Ti faccio un grande in bocca al lupo per questo album e per i tuoi progetti futuri. Quindi vi stavo dicendo di questa festa di Giano che era una cosa tremenda, con lui che è arrivato mezz'ora dopo rispetto agli altri, abitava a 300 metri. Ma dai. Incredibile. E ci stavano questi piatti giganti però. Sì, si mangiava veramente bella. Quello veramente ottimo. Ma anche qui comunque non è male.
Sì, sta pasta è proprio buona. Comunque, se mi mandassero su un'isola deserta e mi chiedessero di portare soltanto una cosa, io ci porterò un barattolo di Nutella. È vero, io l'ho conquistata con una creppa alla Nutella alle superiori. Io invece mi dovrei portare la pasta, non riesco a vivere senza, mi sentirei morire se non la mangio un giorno. Io assolutamente con la carne, ma anche a me la Nutella non dispiace. Beh, c'ha ragione. Le proteine sono nella carne. Noi siamo carnivori. D'altronde senza carne come si può campare? Ma non dire fesserie, le solite chiacchiere da carnivori. Uccidere gli animali solo per mangiare la loro carne e non per sopravvivenza dovrebbe essere un crimine. Io non mangio carne da 5 anni eppure sto benissimo. Faccio controlli medici ogni anno e non mi hanno mai trovato nulla di sbagliato. Sto bene e sono in forma. Confermo, è informissima. Per esempio ieri sera mi ha distrutto. Io vado a farmi una sigaretta. Qualcuno viene con me? Accompagno io. Ma da quant'è che fumo? Non lo so. Tutto a posto per la settimana prossima, vero? Lo sai che è una settimana importante per noi, non possiamo farci distrarre da nulla. A proposito, volevo parlarti dall'altra sera. Sì, hai visto bene, ci siamo baciati. Lo sai quanto voglio bene ad Antonio, ma le cose cambiano. Poi lui non si diverte mai, non mi capisce più, è sempre serio. Mi sembra di essere come un bambino. Guarda che non ti biasimo se non vuoi sentire queste cose. Comunque, credo che adesso lui sia più alla tua portata che la mia. Perché non gli chiedi di uscire? Sono sicura che andreste d'accordo. E poi la mamma sarebbe felice di vederti con un ragazzo. Sai bene quanto le faceva piacere quando condividevamo qualcosa. Sono sicura che sarebbe felice di vederci così unite. Comunque stai facendo un ottimo lavoro, bravo. Continua così, non mi deludere. Stasera parlerò con Antonio. Poverino, non se lo merita. Certo sarà un duro colpo per lui. Non so come la prenderà. Ma che ore sono? Il bagno degli ospiti. Il nero non è un mito, no, è il luogo dell'incontro, dei discorsi e dei pensieri in cui mi specchio e mi nascondo e so che il nero è inevitabile e profondo. Tesoro, ma è bellissima, quando l'hai scritta? Dai, esci dalla doccia. Perché non esci? Tanto non me ne vado finché non esci. Vuoi che ti passo l'accappatoio?
Sì. Che ci fai tu qui? Mi sono sporcata con del caffè e sono venuta a farmi la doccia. Tua sorella dove sta? È uscita per delle compere, torna tra qualche minuto. Ma la canzone di prima l'hai scritta tu? Sì. È bellissima. E anche la tua voce è molto bella. Grazie. Senti, ma hai scritto anche alcune canzoni a Gemma? Tutto l'album di esordio in realtà l'ho scritto io. E perché non l'hai cantato tu? Perché mi vergogno. Di cosa? Hai una bellissima voce. Mi vergogno del mio aspetto. Capito? Io mi ricordo i primi anni che stavo con tua sorella, prima della morte di tua madre. Tu eri molto più bella di Gemma. Ma come puoi vergognarti del tuo aspetto? Tu sei una ragazza splendida. Non sei sempre stata così. Ora tu ti senti un po' in imbarazzo, ma il tuo fisico sta risentendo di quello che ti sta capitando dentro. E quando lo supererai, e lo supererai, tu tornerai ad essere la bellissima ragazza di prima. Senti, visto che tu prima mi hai detto un segreto, adesso te ne dico uno anche io. Prima di conoscere tua sorella, io avevo una tremenda cotta per te. Non glielo diciamo, anche se non so in questo momento se possa importarglielo. Sempre più distante, giorno dopo giorno. Ormai è come se fosse un estraneo. La Gemma che io vedo negli schermi è quella che io ho conosciuto, ma quando torno a casa io non so chi sia. Penso anche che abbia una storia con qualcuno. Non ci vuole un mago per capirlo. Però io spero sempre di farle cambiare idea e di farla innamorare di nuovo di me. Gemma è sempre completamente concentrata su se stessa. Non si rende conto di quello che le succede intorno, di chi ha intorno. Non si accorge di quanto sia fortunata ad avere vicino a sé un ragazzo come te. Sei una persona speciale, lo sai. Tu parli poco, ma quello che dici è sempre appropriato, ogni parola al posto giusto, come nelle canzoni. Penso che mi farebbe bene parlare con te. Bianca, ti andrebbe di uscire una sera di queste? Magari a cena. Va bene.